Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con lo scrigno degli oracoli, di conseguenza due varianti, tra cui appunto potete scegliere. La domanda che andremo a fare quest'oggi a questi oracoli barra arcani è la seguente, ossia: è attratto da me? Mi desidera? Ha voglia? Prova desiderio di stare appunto insieme a me? E questi suoi desideri, questi suoi bisogni, queste sue anche necessità lo porteranno in qualche modo a chiedermi un incontro, a vederci, a stare insieme, finalmente soli, io e lui? Che cosa prova questa persona per me? Gli piaccio esteticamente? Quindi cerchiamo un po' di capire la persona che state frequentando o che magari anche conoscete da diverso tempo, con la quale uscite o con la quale avete una storia, ripeto, anche semplicemente una frequentazione che possa essere libera o comunque una triangolazione, comunque una persona che state frequentando, che cosa prova per voi? Cioè, se è una persona molto attratta esteticamente, se vi desidera, se ha voglia di trascorrere del tempo insieme a voi. Utilizzerò il metodo della croce semplice, ovviamente nella accezione temporale, quindi non il metodo classico. Quindi andremo ovviamente ad osservare il passato tra voi e questa persona, il presente, due carte, due posizioni che si riferiscono al passato ed infine appunto la carta degli ostacoli, quindi quale può essere l'ostacolo principale tra voi e questa persona. Io ragazzi, come sempre, vi lascio in descrizione i link di due miei video. Nel primo appunto do una descrizione, un excursus generale di questo meraviglioso mazzo di 78 arcani barra oracoli, che sono obiettivamente un giusto compromesso proprio tra i più semplici oracoli e invece appunto i 78 arcani maggiori. Difatti appunto questi oracoli sono 78, quindi sono una via di mezzo, giusto compromesso a mio avviso proprio tra i tradizionali tarocchi e ovviamente i tradizionali oracoli. Nell'altro video appunto di cui vi lascio il link, ovviamente vi do una spiegazione della motivazione che mi porta alla scelta di due e due sole varianti in riferimento ovviamente al principio degli opposti psichici di Jung. Ora, ovviamente, seguendo un altro principio junghiano, che è appunto il principio ovviamente che sottende tutte le mie stese, quindi il principio di sincronicità, per quanto riguarda la prima variante, quindi iniziamo con la prima variante, tutte coloro che appunto stanno vivendo una storia, vi ripeto, una frequentazione con una persona, ecco, cerchiamo di capire questa persona che cosa pensa di voi, che cosa prova per voi, se vi desidera, se questa persona è attratta da voi, se ha voglia di stare con voi, se ha soltanto un'attrazione oppure anche già dei sentimenti, ha delle emozioni profonde nei vostri riguardi. Cerchiamo di capire quindi come evolverà la vostra situazione, come questi eventuali desideri possano spingere questa persona ovviamente nei vostri confronti, quindi a muoversi. Cerchiamo di capire quindi se ci sarà eventualmente uno sviluppo nella situazione, uno sblocco e soprattutto un incontro, un tête-à-tête importante. Vediamo un po'.
Perfetto. Allora, il mazzo lo appoggio momentaneamente qui. Allora, questi oracoli, queste carte sono piuttosto grandi, quindi allora vediamo un po'. Iniziamo dalla prima posizione, ossia il passato, quindi qualche giorno fa, qualche settimana fa, anche qualche mese fa. Vediamo un po' questa persona nei vostri confronti. Qui abbiamo la carta dell'unione. Allora, questa è una persona che sicuramente non prova una mera attrazione per voi. Questa è una persona che sicuramente è molto attratta da voi, perché ovviamente questo gattino così dolce si sta avvicinando alla sua metà, con delle coccole direi piuttosto evidenti, ma ovviamente questa persona si sente anche attratta da voi mentalmente. Come potete vedere, questi due gattini ovviamente anche a livello cromatico, poiché voi sapete che gli arcani vanno in qualche modo anche letti da tanti punti di vista, da un punto di vista numerologico e anche ovviamente iconografico e cromatico. Ebbene, come potete notare, ovviamente hanno due colori ben differenti, direi quasi opposte, quindi abbiamo un gattino nero e un gattino più chiaro. Perché questa persona obiettivamente vede in voi una donna dalle caratteristiche molto diverse dalle sue a livello caratteriale, ma questo assolutamente non lo spaventa, anzi devo ammettere che questa cosa di voi gli piace particolarmente, cioè molto probabilmente al di là sicuramente del vostro aspetto estetico che chiaramente lo attrae, ma questa persona prova per voi anche una grande vicinanza da un punto di vista proprio mentale. Quindi è una persona che si sente molto completa al vostro fianco, una persona che si sente pienamente soddisfatta, cioè anche nel caso in cui la vostra sia una storia di triangolazione, quindi ad esempio con una persona non libera o voi per esempio non siate libere, questo non impedisce ovviamente questa persona di vedervi come la sua partner ideale. Quindi in realtà vi vede anche come una donna moralmente in qualche modo ideale, appunto idonea alla sua stessa vita, alla sua stessa interiorità. Quindi è una persona che prova assolutamente un sentimento, una dolcezza, una tenerezza per voi, oltre che, vi ripeto, anche una forte attrazione. Quindi in realtà questa è una carta bellissima, credo che sia una delle carte più belle con cui si poteva in qualche modo aprire una stesa soprattutto di questo genere, proprio perché questa persona si sente legata a voi in maniera indissolubile. Addirittura a volte questa persona percepisce il vostro legame come un qualcosa di karmico, quindi un qualcosa di destinato e anche di destinale. Cioè per questa persona evidentemente il conoscervi è stata una gran fortuna, perché è come se in qualche modo voi riusciste ad aiutare questa persona anche al di là del vostro aiuto pratico, cioè il solo fatto che voi siate presenti nella sua vita lo fa stare bene, lo fa sentire meglio. Quindi è una persona che ha anche bisogno di voi, da un punto di vista morale, come presenza importante nella sua vita. Quindi probabilmente il vostro o è un rapporto che dura da tanto tempo, per cui decisamente consolidato, oppure evidentemente è una persona che si è sentita immediatamente presa da voi al punto appunto da provare questa sensazione di grande completezza. Cioè questa persona sa di essere sostenuta da voi in qualsiasi evenienza della sua stessa esistenza, della sua stessa vita. Quindi devo dire che è una carta molto bella, effettivamente. Quindi è un rapporto che è nato veramente sotto i migliori auspici. Vediamo a questo punto una posizione ovviamente altrettanto importante, quindi il presente, ad oggi, come vive questo rapporto con voi questa persona. E qui abbiamo Ecate, la paura. Allora, la carta della paura ci parla sicuramente di difficoltà, di ostacoli,
che questa persona sta in qualche modo iniziando a notare o di cui si sta evidentemente rendendo conto per quanto riguarda il vostro rapporto. Quindi in qualche modo questa persona potrebbe aver paura anche però dei suoi stessi sentimenti, oltre che appunto di fattori esterni, perché chiaramente la paura può rappresentare proprio anche il sentirsi in qualche modo smarrito e spaesato di fronte evidentemente a dei sentimenti che, come vi ho detto, questa persona percepisce in maniera molto importante nei vostri confronti, perché vi ripeto, in questo caso non è solo passione. Se per esempio mi fosse uscita la carta della passione, che appunto c'è, vi avrei parlato di un legame sicuramente importante dove c'è molta attrazione ma poco sentimento. In questo caso invece qui c'è una forte attrazione ma c'è anche una forte comunanza mentale. Questa situazione ovviamente può spaventare in particolar modo un uomo per esempio dalla personalità fragile. Quindi in qualche modo anche forse lo scoprirsi innamorato può far mancare un po' la terra sotto i piedi a questa persona. Il vostro rapporto si sta approfondendo, evidentemente, sta prendendo una piega molto più importante, anche semplicemente a livello sentimentale, a livello emozionale. E questo chiaramente in qualche modo lo sta spaventando. Quindi nel momento in cui nel presente voi possiate vedere questa persona leggermente frenata nei vostri confronti, non è perché questa persona vuole chiudere, non è una carta di rottura, è una carta di paure. Quindi di fronte a una grande felicità, di fronte alla possibilità di un grande guadagno, qualcosa di vantaggioso che questa persona possa ottenere con voi, si sta un po' spaventando. Quindi ci sono delle paure che possono rappresentare questa carta, però come vi dicevo all'inizio, questa carta può rappresentare anche degli ostacoli esterni, quindi potrebbero esserci in qualche modo delle paure ecate legate ad una figura femminile, ad una donna che potrebbe in qualche modo operare in maniera nascosta e ovviamente negativa a sfavore della vostra coppia. Nel caso in cui questa sia una persona impegnata, è chiaro che questa è la compagna ufficiale. Nel caso in cui chiaramente sia una storia tra due persone libere, potrebbe essere una ex che evidentemente ancora gli gironzola attorno, potrebbe essere una madre, potrebbe essere una sorella, cioè qualcuno, però un'energia femminile che in qualche modo non vede di buon occhio il vostro rapporto. Quindi rappresenta la carta della nemica, qualcuno che trama alle vostre spalle. Inoltre, Ecate ci parla anche ovviamente di paure, di timori legati alla scoperta di qualcosa che è stato tenuto nascosto. Quindi questa persona potrebbe avervi nascosto o omesso delle verità che chiaramente invece non avrebbe dovuto nascondervi o omettere all'interno proprio della vostra storia, anche magari in sede di conoscenza iniziale. Ebbene, questa persona teme che nel momento in cui voi andrete a scoprire la verità, la situazione tra voi possa cambiare, ovviamente in peggio. Quindi questa persona ogni tanto si fa prendere, vi ripeto, da delle paure che possono un po' bloccare o rallentare il rapporto con voi. Vi ripeto, o paure interiori legate ovviamente ai suoi sentimenti, oppure alla presenza di un'energia femminile ostacolante, oppure legate appunto a delle menzogne o anche ragazzi semplicemente delle piccole omissioni che questa persona ovviamente ha fatto nei vostri confronti e che sa ovviamente nel momento in cui verranno alla luce potrebbero provocare una discussione o un allontanamento da parte vostra. D'accordo? Quindi ci sono delle contingenze che in questo momento possono andare un po' a rallentare, per cui magari questa persona può sembrarvi nella necessità di fare un passo indietro rispetto a voi. Ma vi ripeto, non perché qui non ci sono dei sentimenti, ma perché qui c'è evidentemente un qualcosa o un qualcuno
che potrebbe diventare particolarmente ostacolante o in qualche modo pericoloso. Di conseguenza questa persona teme che tra di voi la situazione possa ovviamente non procedere più come è stata sino ad ora. Quindi questa persona a volte sente la necessità, vi ripeto, di fare un piccolo passo indietro, ma sono solo delle paure o comunque, per esempio, la presenza ingombrante e ostacolante di un terzo incomodo, ma non una volontà assolutamente di chiudere. A questo punto questa posizione ci parla del futuro. Voi direte, ma anche l'ultimo arcano ci parla del futuro. Sì, ma sono due posizioni diverse, poiché in questo caso rappresenta appunto il futuro inaspettato, quindi tutto ciò che in qualche modo non è sotto lo stretto controllo dei soggetti della stesa, appunto della consultante. Quindi tutto ciò che accadrà tra voi e questa persona nel momento in cui voi lasciate le cose esattamente così come sono e in qualche modo non interveniate per cercare di smuovere la situazione. Quindi vediamo un po' gli aspetti inaspettati, ciò con cui appunto voi andrete a confrontarvi in questa storia nell'immediato futuro. E qui abbiamo la carta della povertà. Lo avevamo visto anche appunto in questa posizione, quindi con la carta appunto di Ecate della paura. Questa persona potrebbe in qualche modo essere un po' momentaneamente, solo momentaneamente, incapace di gestire più situazioni che in qualche modo potrebbero fare da ostacolo al vostro rapporto. Nel caso in cui questa sia una persona impegnata e questa energia sia la compagna ufficiale, questa persona avrà il suo bel da fare nel tenere la compagna ufficiale impegnata altrove per non appunto notare le sue scappatelle o comunque la vostra presenza nella sua vita. Nel caso in cui questo sia un rapporto tra persone libere, subentreranno, vi ripeto, dei piccoli ostacoli, però ragazzi, degli ostacoli momentanei, che in qualche modo, per esempio a livello professionale o familiare, per quanto riguarda la famiglia di origine, potrebbero appunto ostacolare il vostro vedervi e il vostro incontrarvi. La carta della povertà non segnala, vi ripeto, una chiusura, segnala una carenza, quindi qualche ostacolo di troppo che diciamo potrebbe portare per esempio a dei giorni in più senza vedersi o senza sentirsi. Quindi verrà a mancare la fluidità, per esempio, che fino ad ora, per esempio, potrebbe esserci stata. Però, vi ripeto, è solo un ostacolo momentaneo, perché poi la carta della povertà, ovviamente, produce invece qualcosa di migliorativo per il consultante, poiché successivamente la carenza verrà appunto colmata. Ma soprattutto la carta della povertà ci parla di una riflessione molto importante che in questo caso verrà realizzata proprio grazie a questo momento di difficoltà. Cioè tutte queste difficoltà che in qualche modo si interporranno tra voi e lui porteranno questa persona ad una reale presa di posizione a livello proprio interiore, cioè questa persona andrà a riflettere ancora di più sull'importanza della vostra presenza nella sua vita. Già lo sapeva, ve l'ho detto all'inizio con la carta dell'unione, ma evidentemente tutti questi ostacoli inizieranno a stargli talmente stretto da indurre questa persona ad una riflessione in più sui modi più opportuni per cercare di sistemare questa situazione. Ovviamente posizione quanto mai importante, soprattutto nel caso in cui in questo momento questa persona sia per esempio impegnata. Quindi in questo momento questa persona si troverà in un momento di ristrettezze. Potrebbe essere priva di aiuti, priva di amicizie, potrebbe avere appunto problematiche economiche, potrebbe avere questa terza figura così ingombrante, ostacolante che lo osserva e che quindi gli impedisce libertà. Di conseguenza in questo caso questa persona non smetterà di desiderarvi, di avervi e di volervi al suo fianco, però purtroppo ci saranno delle occasioni che imporranno dei sacrifici da parte sua, ma anche ovviamente da parte vostra. Ma saranno soltanto dei sacrifici momentanei e che saranno molto utili a questa persona per guardarsi dentro.
A questo punto cerchiamo di capire quali saranno però effettivamente questi ostacoli, gli ostacoli veri e propri tra voi e questa persona. Allora, e qui abbiamo la fortuna, quindi il caso. Sicuramente questa persona si troverà a dover in qualche modo gestire delle situazioni, direi inaspettate, che probabilmente o pensava in qualche modo di riuscire a tenere a bada, oppure che pensava non avrebbero mai preso una piega del genere. Quindi qualcosa all'improvviso, vi ripeto, in maniera molto inaspettata, inizia a girargli per il verso sbagliato, quindi proprio la fortuna, il caso. Quindi sarà un momento, però ovviamente karmico, della sua esistenza, in cui questa persona dovrà fare i conti con qualche brutta notizia o qualche brutta sorpresa. Quindi diciamo ci sarà un po' una sorta di cattiva sorte, appunto, una mancanza di novità positive, ma questa persona rimarrà comunque, ovviamente, ottimista, perché sa che c'è semplicemente la necessità di aspettare tempi migliori. Quindi ci saranno degli eventi totalmente casuali che si riveleranno un po' sgradevoli. Qualcosa che però appunto lui non può controllare o che comunque lui non immagina appunto possano accadergli, ma che comunque lui non potrà evitare, perché la fortuna rappresenta un ciclo. Quindi c'è sicuramente qualcosa che ovviamente dovrà andare a concludersi per poi portare al rinnovo ovviamente degli eventi, degli avvenimenti. Quindi c'è qualcosa che per forza dovrà accadere e che ovviamente pur essendo inaspettato e pur essendo inizialmente una situazione potenzialmente negativa, però ovviamente porterà ad un cambiamento, alla chiusura di un ciclo e all'apertura di un nuovo ciclo. Quindi tutti i problemi verranno sicuramente risolti, ma è sicuramente un momento di poco equilibrio, dove le situazioni verranno prima ovviamente un po' bloccate, vi ripeto, da qualche cattiva notizia, per poi ricominciare in qualche modo a sbloccarsi. Bisogna semplicemente, questa carta ovviamente vi consiglia, aspettare il momento propizio, pazientando finché ovviamente tutte le situazioni non prenderanno la giusta piega. Quindi in realtà è chiaro che in questo caso non si sta parlando soltanto ovviamente di destino, di caso, ma si sta parlando di una grande mano, ovviamente, che questa persona, ma anche voi, potreste dare al vostro percorso karmico. Quindi cercando sicuramente di non perdere l'ottimismo, perché in questo momento ci potrebbero essere dei piccoli ostacoli. Ma bisogna assolutamente rimanere positivi, perché vi ripeto, fra di voi c'è sentimento, c'è desiderio, c'è attrazione. E quindi in questo caso, fra di voi, la situazione andrà a migliorare. È semplicemente un momento di confusione, di disequilibrio, in cui ci sono necessariamente degli elementi della vita di questa persona che devono essere eliminati. E quindi in qualche modo delle situazioni spiacevoli che devono tornare a galla per poter essere definitivamente eliminate, chiudere questo ciclo e iniziare un ciclo completamente nuovo. D'accordo? Vediamo a questo punto il futuro definitivo, quindi che cosa accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quindi si sta parlando ovviamente di un futuro prossimo, più imminente tra voi e questa persona. Allora, in questo caso abbiamo la carta dei sospiri. Allora, la carta dei sospiri ci indica un periodo appunto di ostacoli, appunto l'abbiamo detto fino ad ora, un periodo di malinconia, un periodo anche un po' di tristezza, dove effettivamente entrambi vivrete, in particolar modo questa persona, delle pene d'amore, perché questa persona non riesce a stare senza di voi. Siete il suo desiderio e quindi obiettivamente il fatto di non potervi vedere o di vedervi meno è una grande pena per questa persona. Di conseguenza, questa persona sarà proprio afflitta e avrà delle emozioni di tristezza, di solitudine, perché evidentemente non può starvi accanto, perché sente i propri desideri d'amore in qualche modo ad oggi irrealizzati. Di conseguenza,
Questa è una carta molto bella in realtà perché rappresenta proprio dei desideri struggenti d'amore, quindi questa è una persona che ha una voglia di stare con voi incredibile, una persona che prova dei sentimenti molto belli, anche molto dolci, vi ripeto. Ed è una persona che ovviamente farà di tutto per cercare di sbloccare questa situazione e come vi dicevo già precedentemente, questa situazione porterà questa persona ovviamente ad una grande riflessione, proprio perché questa persona si sentirà in un momento di attesa che per lui ovviamente sarà molto pesante, che sembrerà non avere fine, perché questa persona ha voglia di stare con voi e di conseguenza questo produrrà, vi ripeto, una riflessione importante che a sua volta porterà ad un grande cambiamento per quanto riguarda proprio il vostro rapporto, quindi un cambiamento, un beneficio o un vantaggio. Proprio perché, vi ripeto, questa persona arriverà ad un determinato momento in cui non ce la farà più, per cui la situazione gli diventerà talmente pesante a livello proprio sentimentale, a livello proprio di cuore, che effettivamente questa persona deciderà in qualche modo di apporre un cambiamento. Questo oracolo però, rispetto alla maggior parte degli oracoli appunto di questo mazzo di 78 oracoli barra arcani, solitamente necessita dell'ausilio di un ulteriore oracolo che io andrò appunto adesso ad estrarre per cercare di capire, a seguito di questa riflessione, che tipologia di vantaggio, di cambiamento, quali soluzioni questa persona deciderà di apportare al vostro rapporto, perché è una carta di cambiamento che però necessita dell'ausilio di un altro arcano per cercare di capire che tipologia di cambiamento poi vi aspetterà. Allora, vediamo di estrarre questo arcano, l'audacia. Allora, ragazzi, io ve lo dico, questa persona impazzisce senza di voi, eh. Cioè, la carta dell'audacia, mamma mia. Allora, rappresenta un tentativo importante che questa persona andrà a compiere, anche molto rischioso, perché la carta dell'audacia rappresenta proprio il rischio, soprattutto rischioso nel momento in cui questa persona, ovviamente è una persona impegnata, che porterà appunto questa persona ad avvicinarsi a voi, a muoversi verso il suo obiettivo, che ovviamente siete voi. Questa persona sarà fortemente determinata, ma agirà, vi ripeto, in particolar modo proprio per istinto, per impulso. Vi ripeto, questa persona senza di voi sta impazzendo già nel presente, poi potete immaginarvi nel futuro. Però ovviamente questa situazione così fortemente istintuale la porterà però al successo, perché è una carta comunque molto positiva. Però è chiaro che è un cambiamento molto importante, perché la carta dell'audacia rappresenta l'andare a sperimentare qualcosa che sino ad ora non era mai stata sperimentata o non era mai stata presa in considerazione. Mi spiego meglio. Per esempio, voi eravate soliti vedervi, nel caso in cui per esempio questa persona si è impegnata, in un determinato luogo protetto, cioè nel senso lontano da ipotetici occhi ovviamente indiscreti. Ecco, questa persona agirà trovando una soluzione, ovviamente che invece farà al caso vostro, che vi permetterà di vedervi e stare insieme in maniera chiaramente un po' improvvisata, però ovviamente molto efficace, quindi riuscirete finalmente a vedervi. Ma agirà con coraggio, con baldanza, vi ripeto, sotto l'impulso del desiderio, in maniera molto audace, andando anche, vi ripeto, incontro a rischi e pericoli. Ma a questa persona poco importerà, perché è una persona che agirà con grande sicurezza e grande fiducia in se stesso, ma anche ovviamente confidando nel successo e nella riuscita, ma perché chiaramente questa persona, vi ripeto, patirà troppo. Guardate la carta dei sospiri, perché voi esercitate un fascino talmente magnetico nei confronti di questa persona che, vi ripeto, si mostrerà particolarmente spericolata questa persona proprio perché sarà incapace di controllare i propri istinti, i propri desideri, ma anche i propri sentimenti, perché vi ripeto, qui non parliamo unicamente di passione fisica, qui parliamo proprio anche di pene d'amore, quindi questa persona non ce la farà più e di conseguenza
non riuscirà proprio a raffreddare i suoi bollenti spiriti, per cui agirà in maniera un po' imprudente. È chiaro che però evidentemente questa situazione, vi ripeto, sicuramente porterà al successo, ma vi ripeto, darà a voi la riprova, sarà proprio prova del 9, per cui questa persona vi dimostrerà quello che prova per voi e il grande desiderio che questa persona prova nei vostri confronti. Quindi sicuramente vi aspettano dei giorni o delle settimane abbastanza complicate, perché inizieranno con delle evidenti difficoltà, ve l'ho detto, con Ecate, con la povertà e ovviamente anche con la fortuna in accezione negativa, ma la situazione proseguirà molto bene, perché poi evidentemente tutti questi sospiri, queste pene d'amore porteranno poi questa persona ad agire in maniera molto istintiva, in maniera molto imprudente, ma perché obiettivamente questa persona non riesce più a stare senza di voi. E questo sarà una grande riprova, sarà una dimostrazione importante del suo sentimento e del desiderio che ovviamente questa persona prova ad oggi nei vostri confronti e che proverà soprattutto in futuro. Quindi mi raccomando, non temete nessuna forma di allontanamento, perché questa persona non ha nessuna intenzione di lasciarvi né di allontanarsi da voi. Si tratta semplicemente di momenti di piccoli ostacoli che però questa persona ovviamente cercherà in tutti i modi di appunto cancellare, agendo in maniera molto baldanzosa, anche forse un po' troppo temeraria, rischiando, ma perché obiettivamente questa persona non ce la fa più. Di conseguenza finalmente poi riuscirete a stare insieme e ad incontrarvi e ovviamente a godere della presenza l'uno dell'altra. D'accordo? Di conseguenza, ragazzi, che dirvi? Buon incontro che sarà sicuramente particolarmente acceso e pepato. Non vi mancherà di sicuro alcuna soddisfazione in questo incontro. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, buona fortuna. Perfetto, adesso possiamo appunto occuparci della seconda variante o comunque della seconda stesa. Io solitamente non stacco mai da una variante all'altra, quest'oggi appunto l'ho fatto proprio perché obiettivamente ho notato che stava filtrando un po' troppa luce dall'enorme finestrone che ho alle mie spalle e di conseguenza temevo che poi ne avrebbe risentito il grado di luminosità ovviamente sulla stesa e quindi temevo poi non sareste riusciti a vedere bene le carte. Di conseguenza ho cercato di creare il giusto grado, ecco, di luminosità, ma perché d'altronde, ragazzi, io detesto l'oscurità, quindi sia casa mia che anche il mio studio privato hanno praticamente 500 enormi finestroni, proprio perché appunto io amo vedere la luce, in particolar modo la luce del giorno, anche se devo ammettere che anche la luce notturna, ovviamente regalataci dalla luna, non è proprio niente male, però a volte assolutamente molto piacevole, però è chiaro che nel momento in cui appunto sto registrando una stesa potrebbe comunque darvi fastidio. Di conseguenza ho cercato appunto il giusto compromesso tra luce ed ombre. Allora, passiamo quindi alla seconda variante. Seconda variante, ovviamente valido lo stesso discorso della prima, quindi per chiunque si sintonizzi e scelga questa seconda variante per il principio di sincronicità, cerchiamo appunto di capire se la persona con la quale avete una storia piuttosto che una frequentazione da più o meno tempo, questa conoscenza con quest'uomo, che può essere una conoscenza, vi ripeto, come anche nel caso della prima variante, una conoscenza libera, piuttosto che appunto una conoscenza con una persona potenzialmente impegnata, cerchiamo appunto di capire se questa persona è effettivamente attratta da voi. Cerchiamo di capire che cosa nel passato questa persona pensava e provava per voi, cioè nel momento in cui vi siete evidentemente conosciuti, quindi nei primi momenti della vostra frequentazione.
cerchiamo di capire ad oggi, nel presente, che cosa possa essere cambiato, se è migliorato qualcosa, se sono subentrati invece degli ostacoli. Cerchiamo di capire il futuro e quindi però in effetti proprio gli ostacoli veri e propri, attraverso appunto il metodo della croce semplice. Allora, vediamo un po'. Perfetto. Allora, lasciamo il mazzo da parte e iniziamo con la prima posizione, ossia appunto il passato, cioè che cosa questa persona pensava, provava per voi a livello ovviamente estetico nel momento in cui vi ha conosciuto e vi ha incontrato. Allora, qui abbiamo la ruota di fortuna. Allora, sicuramente questa persona ha appunto pensato di essere un uomo molto fortunato, perché chiaramente voi rappresentate, vedete, l'abbondanza, cioè questa persona ha ovviamente pensato che da un punto di vista strettamente estetico voi rappresentiate il suo modello per eccellenza. Quindi ritiene di essere stato particolarmente fortunato nell'avervi conosciuto, nell'aver avuto la possibilità comunque di frequentarvi e obiettivamente siete state una novità molto piacevole che dal suo punto di vista potrebbe significare un ricominciare, proprio una nuova vita. Quindi siete stato una sorta di imprevisto nella vita di questa persona, vita che obiettivamente non navigava in acque del tutto serene, ma che obiettivamente dal vostro arrivo pareva ed è parsa proprio trasformarsi a suo favore. Da quando siete entrate a far parte della sua vita, è come se le situazioni abbiano preso una piega giusta e di conseguenza questa persona vi vede come l'elemento giusto, quella persona che lui aveva bisogno di incontrare in quel preciso momento. Ovviamente la carta della fortuna ci ricorda ovviamente delle occasioni da prendere al volo. Quindi questa persona non ha immediatamente provato delle emozioni forti per voi. È stata più che altro attratta fisicamente da voi, quindi rappresentate appunto l'abbondanza, la ricchezza, un guadagno, ovviamente da un punto di vista materiale. Quindi non è per esempio come nel caso della prima variante, della prima stesa, in cui già erano nate delle emozioni in concomitanza all'incontro. In questo caso abbiamo un'attrazione fisica molto forte. Quindi siete sin da subito parse a questa persona come la donna giusta, la donna ideale, per permettergli appunto un momento di grande godimento e piacevolezza nella sua stessa vita. Quindi questa persona non si è fatta particolari progetti o programmi con voi. Questa persona ha pensato, vediamo come va. Cogliamo però al volo questa opportunità. Quindi vi ha notato ed è stata sicuramente attratta da voi. Però vi ripeto, qui non c'è un aggancio emotivo di un certo peso. Corrispondete alla donna che in qualche modo a lui piace da un punto di vista fisico.
Vediamo però nel presente come è la situazione. Allora, e qui abbiamo la carta del dispiacere. Allora, questa è una persona che appunto, come in qualche modo ha iniziato in maniera un po' superficiale il vostro rapporto, quindi ovviamente colpita molto dal vostro aspetto fisico, dal vostro aspetto estetico, ma direi unicamente da questo, questa persona però man mano che passavano i giorni, le settimane, man mano che vi vedeva, vi sentiva e vi incontrava, questa persona ha iniziato a notare qualcosa che ovviamente tra di voi non andava bene. Quindi qualcosa che per esempio a livello caratteriale cozzava un po'. Quindi ha notato delle differenze fra di voi che possono averlo particolarmente stranito. Oppure ci sono state delle discussioni. Comunque c'è un qualcosa che gli ha appunto provocato del dispiacere. Potrebbe essere stata una cattiva notizia, quindi potrebbe per esempio aver scoperto che voi siete impegnate, è un esempio, nel caso in cui per esempio voi non glielo abbiate detto. Oppure questa persona potrebbe per esempio aver notato lui una presenza maschile al vostro fianco e in qualche modo aver immaginato che questa persona possa essere il vostro compagno, anche se invece in realtà non lo è, quindi potrebbe essersi scoperto geloso. Oppure potrebbero essergli arrivate alle orecchie delle cattive notizie, per esempio sul vostro conto. Potrebbe anche semplicemente aver letto qualcosa che non gli è piaciuto, per esempio sui social, magari un vostro post, potrebbe aver non apprezzato una vostra foto, una vostra considerazione. C'è un qualcosa che ha in qualche modo mal disposto momentaneamente questa persona nei vostri confronti. Ma non che questa persona voglia ad oggi interrompere la storia con voi. Attenzione, il dispiacere non è una carta di chiusura, anzi, questa persona evidentemente iniziava a in qualche modo sentirsi legata a voi, ma c'è stato un qualcosa che lo ha un po' ferito. Ovviamente ragazzi siamo in tanti, quindi è chiaro che poi per ciascuno la motivazione può essere ovviamente diversa. Io vi ho fatto semplicemente degli esempi. Quindi qualcosa è accaduto fra di voi, vi ripeto, magari provate a ripensare ad una discussione che c'è stata fra di voi, un piccolo screzio, qualcosa che questa persona ha notato che non gli è proprio piaciuta e che anche se questa persona non ve ne parla, però in realtà fa parte dei suoi pensieri e dei suoi malumori. Quindi nel caso in cui voi vediate questa persona particolarmente a volte magari distaccata o distante, o notate appunto del malumore, provate a ripensare a quel qualcosa che in qualche modo può avervi allontanato, anche semplicemente per una giornata, vi ripeto, una piccola discussione. Nella variante precedente, in questa posizione, c'era un'energia femminile. In questo caso non c'è un'energia femminile ben precisa, quindi le motivazioni possono essere diverse. Quindi potrebbe aver notato appunto, vi ripeto, delle differenze caratteriali oppure degli ostacoli che non aveva considerato. Fatto sta che, guardate, qui c'è un cuore trafitto. Quindi in realtà questa persona stava iniziando in qualche modo a provare dei sentimenti, delle emozioni più importanti per voi. Pur, vi ripeto, essendo partita questa persona in maniera molto superficiale. Però poi purtroppo questa persona si è in qualche modo un po' raffreddata nei vostri confronti perché, vi ripeto, ha notato un qualcosa che proprio non gli è piaciuto. Quindi gli arcani vi consigliano, nel caso ovviamente a voi interessi questa storia, di indagare meglio la questione per cercare di capire che cosa possa aver ferito obiettivamente questa persona, perché è la motivazione che porta appunto questa persona in qualche modo a volte ad allontanarsi un po' da voi. Allora, vediamo il futuro tra voi e questa persona. In questa posizione abbiamo il futuro, ovviamente più immediato, inerente a situazioni totalmente inaspettate sulle quali appunto il consultante o comunque il soggetto della stesa non ha controllo, quindi gli eventi inaspettati che il destino, il karma, vi porrà dinanzi. Nel momento in cui voi non andiate a cercare di cambiare in qualche modo questa situazione iniziale.
Allora, in questo caso abbiamo la carta della ricchezza. Allora, sicuramente, nonostante questo momento appunto di difficoltà che ci è dato proprio nel presente dalla carta del dispiacere, questa persona evidentemente riuscirà comunque a far fronte a tutti questi ostacoli, porterà a successo qualsiasi tipologia di progettualità che possa avere nei vostri confronti e lo farà nel migliore dei modi. Quindi avrete grandi soddisfazioni sicuramente dal vedere questa persona, dallo stare con questa persona. Finalmente riuscirete in qualche modo a vivere questo rapporto nel migliore dei modi. Quindi ci sarà un grande sviluppo, uno sviluppo vantaggioso, uno sviluppo materiale anche molto importante, quindi potreste in qualche modo vedervi di più, potreste incontrarvi di più, vi ripeto, potreste entrare a far parte per esempio del suo nucleo familiare, quindi la conoscenza tra voi e questa persona si approfondirà, quindi una carta di buon auspicio. La carta della ricchezza ovviamente proviene dalla carta della povertà, quindi da una situazione di ostacolo che abbiamo visto qui anche abbastanza importante, che però porterà sicuramente ad una ripresa del vostro rapporto, ad un grande successo. Quindi a mio avviso in questo caso questa prova, questo test verrà assolutamente superato, quindi gli obiettivi saranno assolutamente raggiunti e ci sarà grande prosperità per quanto riguarda proprio la vostra presenza nella sua vita. Quindi voi andrete ad arricchire la vita di questa persona e questa persona andrà ad arricchire la sua. Quindi tutti i problemi in qualche modo verranno cancellati e la vostra storia diventerà importante sia da un punto di vista, vi ripeto, anche fisico, come incontro, come godimento e piacevolezza a livello proprio godereccio, ma anche a livello morale, sentimentale ed emozionale. Quindi in qualche modo questi sentimenti che questa persona evidentemente cercava inizialmente di tenere a debita distanza evidentemente dal proprio cuore, probabilmente anche per paura, in questo caso si andranno ad arricchire. Quindi in realtà è la carta proprio del successo, la carta della ricchezza, ci sarà uno sviluppo, ma grazie ovviamente alle capacità sia vostre che anche di questa persona, perché vi ripeto, in questo caso tutti i progetti daranno soddisfazione. Quindi tutti i vostri sforzi, la pazienza, i sacrifici che in questo momento state ovviamente portando saranno assolutamente ripagati. Quindi vivrete un periodo di grande soddisfazione da ogni punto di vista. Cercate però anche, come vi consigliano appunto gli arcani, di in qualche modo prestare attenzione a quel qualcosa che potrebbe aver stranito un po' questa persona, avergli portato del dispiacere, perché anche aiutarlo comunque a riflettere e anche ad aprirsi, ragazzi, con dolcezza, quindi senza il terzo grado ovviamente, può aiutare comunque notevolmente la vostra storia a prendere quella piega che lui invece evidentemente non si aspettava che avrebbe mai preso, ma che invece prenderà, perché qui appunto abbiamo la carta della ricchezza, per cui questa persona si renderà conto che ovviamente il vostro non è solo un rapporto basato sulla mera attrazione, così come era nato all'inizio, ma in questo caso ci sarà anche una profondità sentimentale molto molto importante. Ma quali saranno però effettivamente questi ostacoli, gli ostacoli veri e propri tra voi e questa persona? Allora, qui abbiamo Lari e Penati, la carta appunto della dimora. Allora, evidentemente quest'uomo deve però rendere conto a qualcuno di ciò che fa. Solitamente la carta dei Lari e dei Penati rappresenta la famiglia, quindi questa persona potrebbe avere appunto una famiglia particolarmente pesante o comunque molto ingombrante alle spalle, una famiglia di origine, oppure ragazzi ovviamente nel caso in cui sia un rapporto con una persona impegnata, questa è la compagna ufficiale. Ovviamente a maggior ragione nel caso in cui questa persona abbia dei figli e ovviamente questa situazione mi viene da ostacolo. Quindi chiaramente il vostro non è un legame per ora del tutto libero, nel senso che questa potrebbe essere anche una persona libera ufficialmente, ma che per esempio si deve occupare della famiglia di origine, per esempio dei genitori,
Oppure potrebbe essere un divorziato, un separato, che però obiettivamente ha ancora contatti con la ex moglie, con la ex compagna, in virtù evidentemente di o beni da un punto di vista materiale, quindi può essere una casa, piuttosto che appunto anche a livello professionale, potrebbero essere soci della stessa azienda, della stessa ditta, oppure a maggior ragione appunto nel caso in cui abbiano dei figli. Quindi questa persona non si sente, e non è obiettivamente, libera di potersi gestire in maniera del tutto autonoma. Cioè questa persona obiettivamente ha ancora delle faccende private che, vi ripeto, riguardano il suo nucleo familiare, che ancora lo preoccupano. Potrebbe questa carta anche parlarci ovviamente di un rapporto, il vostro, condizionato dai gusti, per esempio, dei suoi stessi familiari, cioè questa persona potrebbe aver raccontato, per esempio, di voi alla sua famiglia, ai suoi genitori, che purtroppo potrebbero non vedervi magari di buon occhio per una serie di, ovviamente, assurde elucubrazioni mentali di queste persone, perché tra l'altro appunto mi viene in accezione negativa come ostacolo, quindi sono evidentemente personalità fortemente rigide e ben poco inclusiviste. Di conseguenza, in questo caso ci sono dei rapporti poco armoniosi che potrebbero purtroppo però avere un risvolto negativo anche appunto sul vostro rapporto. Quindi qui ci sono parenti, familiari, ambiente ristretto ovviamente, quindi parenti più prossimi, che in qualche modo potrebbero portare a delle grosse difficoltà. Rappresenta anche ovviamente litigi, incomprensioni, che potrebbero portare a difficoltà e ritardi. È chiaro però che in questo caso non necessariamente la carta dei lari e dei penati ci può parlare dell'ambiente familiare tout court, ma potrebbe anche essere inerente all'ambiente professionale. Quindi l'ambiente di lavoro, per esempio un negozio, un ufficio, la sede di un'azienda. E qui ovviamente potrebbe essere il caso di un rapporto, il vostro, in qualche modo da tenere ancora segreto, perché per esempio non sono ben visti i rapporti tra i colleghi, rapporti sentimentali ovviamente tra colleghi. O comunque ci potrebbero essere pettegolezzi, occhi indiscreti, che appunto potrebbero crearvi delle difficoltà. Quindi comunque ci sono delle situazioni legate ad un ambiente che questa persona frequenta quotidianamente, quindi ovviamente, ripeto, o l'ambiente familiare o l'ambiente professionale, che in qualche modo è ricco di personaggi purtroppo ostacolanti. Cioè nella prima variante c'era un'energia femminile in particolar modo che risultava ostacolante. In questo caso purtroppo c'è un gruppo di persone che evidentemente hanno la cattiva abitudine di parlare troppo. Di conseguenza sono persone che con dei pettegolezzi potrebbero in qualche modo creare anche dei bisticci, dei litigi tra voi due. La carta del dispiacere potrebbe essere inerente proprio a questo, come vi dicevo prima, cioè qualcosa che questa persona potrebbe aver scoperto o sentito, potrebbe essergli arrivata appunto alle orecchie una notizia non del tutto piacevole, ma magari falsa sul vostro conto, e che quindi potrebbe aver creato queste difficoltà tra di voi. Quindi obiettivamente qui c'è un ambiente che potrebbe creare ovviamente dei momenti di disequilibrio. Di conseguenza è quanto mai ovviamente indicato il parlarne e appunto eventualmente il riflettere su queste situazioni, proprio per cercare, come vi dicevo prima, anche di capire che cosa può aver portato a questo dispiacere, magari appunto delle notizie false che sono state riportate da dei pettegoli, classici pettegoli che devono creare una serie di zizzanie incredibili. Ci sono dappertutto, anche purtroppo in ambito familiare, ma anche e soprattutto in ambito professionale. Di conseguenza questa persona tenderà molto a tenere la situazione sotto controllo e a volte anche in qualche modo a frenare i suoi impulsi nei vostri confronti, proprio perché è come se questa persona non si fidasse, però a ragion veduta,
delle proprie persone, delle persone che fanno parte del suo entourage vicine a lui, che quindi potrebbero in qualche modo, vi ripeto, portare a dei ritardi, a delle difficoltà nell'ambito del vostro rapporto. Ok? Vediamo però a questo punto l'ultima carta che appunto rappresenta il futuro tra voi e questa persona, quindi i prossimi giorni, le prossime settimane, che cosa accadrà tra voi e questa persona. In questo caso abbiamo la carta dell'allegria. Allora, sicuramente tutti questi ostacoli ed eventualmente anche queste malelingue verranno ovviamente eliminate e messe a tacere. La carta dell'allegria è una carta molto bella, che ci parla sicuramente di un momento molto positivo e anche di incontri molto piacevoli. Incontri molto piacevoli in cui questa persona vi dimostrerà in realtà tutto l'apprezzamento che prova nei vostri confronti, tutta la simpatia, anche quel feeling comunicativo importante che ci sarà fra di voi. Quindi i prossimi non saranno proprio degli incontri con la finalità, diciamo, di consumare, ok? Quindi non sarà un rapporto del tutto godereccio, come invece era iniziato all'inizio, come invece probabilmente avrebbe lui voluto improntare sin dall'inizio appunto il rapporto, ma poi abbiamo visto con questo cuore trafitto che in realtà questa persona ha iniziato a provare qualcosa in più. Ecco perché appunto questo dispiacere di fronte a determinate situazioni o notizie negative. Quindi in realtà questa persona evidentemente inizierà ad apprezzarvi, a stimarvi anche da un punto di vista mentale, comunicativo, quindi sentirà molto feeling nei vostri confronti, quindi una carta di felicità, di esultanza, di spensieratezza. Quindi vi vedrete con la voglia proprio di divertirvi insieme. Di conseguenza qui non ci saranno più musi lunghi, il dispiacere verrà in qualche modo cancellato e tutte le scelte che verranno compiute da parte di questa persona, i suoi desideri, ma anche i vostri, ovviamente, verranno assolutamente esauditi. Quindi ci saranno dei momenti, vi ripeto, degli incontri molto positivi e affronterete qualsiasi difficoltà proprio con il classico sorriso sulle labbra. Ma vi ripeto, in maniera molto allegra, spensierata, con la voglia di essere felici. Quindi ci sarà tanta euforia fra di voi, quasi addirittura a volte da perdere un po' il contatto, no, con il mondo reale, ma obiettivamente questa situazione vi porterà ad approfondire sempre di più il vostro rapporto e quindi oltre che ad essere amanti, anche ad essere amici, che è una componente fondamentale di qualsiasi tipologia di rapporto, perché obiettivamente questa persona, vi ripeto, si sentirà molto legata a voi e di conseguenza quella superficialità che lui aveva previsto erroneamente all'inizio verrà completamente cancellata e lascerà appunto il posto ad un rapporto invece molto vivace, molto complice. Quindi vi ripeto, passione sì, ce ne sarà, potrebbe essercene, però in realtà appare più un rapporto basato molto sulla comunanza di anime. È come se in qualche modo entrambi vi prendeste per mano per poter vivere una vita insieme, quindi proseguire assolutamente la vostra conoscenza, ma in qualche modo riaffacciandovi ad un modo, vi ripeto, più spensierato di vivere l'amore e i sentimenti. Quindi non c'è una, diciamo, situazione di coppia pesante, non c'è una passione travolgente, come per esempio nella variante precedente. Qui avremo una situazione di maggior leggerezza, che però farà piacere ad entrambi. Leggerezza, attenzione, che non significa superficialità, perché in questo caso appunto il rapporto, contrariamente a quanto appunto ci si aspettava all'inizio, diventerà invece sempre più importante, come vi dicevo, con la carta della ricchezza. Quindi in realtà verranno tacitate queste malelingue, comunque questi ostacoli. Probabilmente riuscirete proprio a zittirli dando un'impressione diversa a queste persone, alle quali, agli occhi delle quali evidentemente probabilmente apparirete molto più amici che in realtà amanti, anche se invece poi obiettivamente dietro ci sarà una gran voglia appunto di stare insieme
e di esaudire un po' tutti quelli che sono i propri desideri da un punto di vista ovviamente psicofisico nell'incontro con un'altra persona. Di conseguenza, vi ripeto, sarà un bellissimo rapporto che lascerà ovviamente nell'immediato futuro sicuramente spazio ad incontri, ce ne saranno più di uno sicuramente, e che obiettivamente vi porranno nella condizione anche a voi di sentirvi comunque fortunate nell'aver conosciuto e ovviamente nel poter frequentare questa persona. Di conseguenza, che dirvi? Buona fortuna, buoni incontri e buon divertimento!